sporca, sporchissima. La pasta alla zozzona. Ciao a tutti, sono Flavia Diamante ed oggi faremo un piatto golosissimo. Abbiamo parlato della carbonara, della matriciana, del cacio e pepe, della gricia. Però il genio romano non si ferma qui. Dall'alto della sua ingordigia ha partorito un'altra ricetta che in un certo qual modo riunisce tutte queste ricette che ho appena menzionato, ovvero la pasta alla zozzona. Ma vediamo in dettaglio di che si tratta. Pensate al connubio fra una amatriciana ed una carbonara. Metteteci anche un paio di salsicce, una cipolla e avrete più o meno un quadro di quello che la zozzona rappresenta. Zozzo vuol dire sporco, ovviamente, ma nel senso più metaforico, derivante dal dialetto romano, vuol dire ricco, golosa, e questa pasta in effetti lo è. Vediamo quali sono gli ingredienti di questa pasta. Partiamo dai soliti sospetti, per così dire, cioè gli ingredienti che si trovano nelle altre paste classiche romane, ovvero il guanciale, il pecorino romano ed il pepe. A questi ingredienti si aggiungono le uova, come nella carbonara, ma la zozzona non vuole essere soltanto sporca, vuole essere sporchissima e quindi aggiunge una cipolla, un paio di salsicce e del pomodoro, come nella matriciana. Vi basta? Bebo basta? Per quello che riguarda la pasta, abbineremo dei rigatoni. La pasta corta si abbina benissimo a questo pasto lurido. Potete anche abbinarci una pasta lunga, ma io non ve lo suggerisco, rimanete con i rigatoni. Iniziamo preparandoci la cipolla. La vogliamo tritata in questo caso. Come sapete, la cipolla non è molto diffusa in questi primi piatti romani, ad eccezione della papalina magari, e nella matriciana, anche se è molto controverso l'uso della cipolla nella matriciana, tecnicamente non ci va. Io ce la metto però, sempre. Fatto! La cipolla mi fa sempre commuovere. Adesso passiamo al guanciale e alla salsiccia. Guanciale, sempre guanciale, così come per la carbonara, per la matriciana, ci va il guanciale. L'uso della pancetta è proibito. Se la utilizzerete vi verrà a casa la polizia gastronomica romana. Non scherzano mai questi. Oh. Rimuoviamo il pepe dal guanciale, usiamo il nostro e poi la faremo a strisce, a listarelle. Ovviamente se volete fatela a dadini, a me piace a listarelle. E la salsiccia. Senza pelle, ovviamente. Abbiamo levato la pelle dalla salsiccia. Grattugiamoci il pecorino romano. Mi raccomando, grattugiamolo finemente, così come per la carbonara o anche le fettuccine alfredo, per avere una bella cremina.
dobbiamo averlo polverizzato. Si scioglierà meglio e non formerà dei grumi. Per la salsa userò dei pomodori del piennolo, gli stessi che ho utilizzato per esempio per fare la vesuviana. Sono dolci, molto saporiti, ci stanno benissimo qui. Con le uova ovviamente ci prepareremo la nostra salsa al pecorino, così come per la carbonara. Quindi se metteremo questa salsa sopra la pasta appena cotta a fuoco spento, sappiamo che quel calore tecnicamente non è sufficiente per garantirci una totale distruzione di eventuali batteri presenti sulle uova. Non preoccupatevi perché vi farò vedere come pastorizzare i tuorli per questa zozzona, per una carbonara o per qualunque altro piatto. Un'altra alternativa ovviamente è comprarsi le uova pastorizzate in guscio oppure semplicemente comprarsi i tuorli pastorizzati. Separate sempre le uova fredde se volete una separazione facile. Onestamente ci sono tantissimi strumenti che promettono di separare le uova in maniera facile, ma onestamente le vostre mani sono lo strumento migliore. E allora iniziamo. Partiamo con il pepe. Gli diamo una piccola tostatina, così come facciamo per la carbonara, per esempio. Adesso aggiungiamo il guanciale a listarelle e la salsiccia. Il guanciale dorato, la salsiccia è cotta, aggiungiamo la cipolla. È il momento del pomodoro. Saliamo a piacere, non tantissimo, mi raccomando, ricordatevi che il pecorino è salato. L'acqua bolle, adesso buttiamo giù i nostri rigatoni e mentre cuociono ci prepariamo la nostra salsa di uova e pecorino. Per pastorizzare la nostra salsa utilizzeremo il calore proveniente dall'acqua che bolle. Il nostro obiettivo è di portare la nostra salsa ad una temperatura di 71 gradi centigradi e mantenerla per un paio di minuti. A quella temperatura il tuorlo inizierà già a coagulare
ma sarà una coagulazione controllata e quindi alla fine non ci troveremo un nuovo strapazzato in mano. Aggiungiamo quasi tutto il nostro pecorino dentro, ne lasciamo soltanto un pochettino per la decorazione del piatto finale. Mamma mia, guardate che cremina che sta venendo fuori. Vedete? Non ci sono assolutamente dei grumi. Potete sempre filtrarlo se volete, ma questo è perfetto. L'importante è controllare sempre la temperatura mentre fate questo procedimento e mescolare continuamente. La pasta è cotta. Gli facciamo fare gli ultimi 2 minuti di cottura in padella. Un mestolo d'acqua di cottura. Mantechiamo. Perfetto, guardate che bella. È squisita, già vederla così fa venire un appetito. Ma non basta, adesso mettiamo la nostra crema di uova e pecorino. La sto mangiando con gli occhi. Adesso la impiatto. Spolverata di pecorino, pepe ed è pronta. Adesso la vostra affezionatissima Flavia si sacrificherà come sempre per voi e ci darà dentro e poi vi racconto com'è. È sporca, sporchissima, è veramente una golosità. Se voi dubitate che il connubio fra una carbonara e una matriciana possa funzionare, provatela. Come direbbe il mio papà, non riesco a capire che c'è dentro, però è buona, molto buona. E in effetti è così. Io lo capisco ovviamente che c'è dentro, però onestamente a te non ti arriva per le foto, te lo dico subito. Non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di mettere un mi piace alla sottoscritta vostra affezionatissima e ci vediamo alla prossima.